gioie, bentornate o benvenute sul canale. Nel video di oggi vi mostrerò dei profumi che secondo me hanno delle vibes simili all'ormai chiacchieratissimo e amatissimo Devotion di Dolce & Gabbana. Ma per chi non mi conoscesse, io sono Beatrice, voi potete chiamarmi Bea. Nel mio canale parlo di profumi, prodotti per skincare, lifestyle e tanto altro. Ormai a non parlare di Devotion eravamo rimaste io e le mie altre personalità multiple e quindi non potevo farci un video dedicato, ma attenzione, sarà un video un po' particolare perché non vi parlerò solo di Devotion, giustamente è lui un po' il protagonista di questo video, ma vi mostrerò delle fragranze che secondo me, se vi è piaciuto Devotion, potrebbero piacervi. Quindi insomma rimanete fino alla fine per scoprire quali sono. Sono rimasta anch'io incuriosita come voi da questa fragranza così tanto chiacchierata. Insomma, avevo già visto alcune recensioni da parte dei miei amici profumosi qui su YouTube come Daria, Mauro, Fabrizio e insomma altri, solo per citarne alcuni. E insomma anche io quindi sono andata in profumeria e finalmente sono riuscita a scovarlo. Inutile dire che mi sono subito venuti gli occhi a cuoricino perché anch'io ne sono rimasta assolutamente stregata. Qui a lato vi lascio il bozzettino che trovo assolutamente fantastico, insomma mi piace molto, è molto particolare e come note olfattive ci troviamo limoni canditi, fiori d'arancio e vaniglia. Si tratta di un profumo che ho trovato sensuale, dolce ma non troppo. Attenzione, le note gourmand sono secondo me assolutamente calibrate, si sente questa vaniglia che va a braccetto con queste note agrumate dove spicca la nota di limone. Una fragranza veramente afrodisiaca che mi ha lasciato gli occhi a cuoricino che sono subito spariti quando ho visto il prezzo. Ecco, il prezzo è l'unica cosa che non mi è piaciuta proprio al 100% perché l'ho trovato estremamente alto. Ovviamente stiamo sempre parlando di una fragranza di Dolce & Gabbana, quindi ci sta. E quindi come premio di consolazione mi è venuto in mente che effettivamente conosco delle fragranze all'interno della mia collezione che effettivamente hanno delle vibes simili a Devotion di Dolce & Gabbana. E attenzione, ci tengo a sottolineare vibes, quindi non sto parlando di dupes, quindi scordatevi di trovare una fragranza che è assolutamente identica a Devotion, assolutamente no, però ci sono dei profumi che secondo me lo ricordano, comunque sono sulla stessa linea d'onda di Devotion. Quindi ci ricolleghiamo al discorso dell'inizio. Se vi è piaciuto Devotion, secondo me queste fragranze vi conquisteranno, però adesso basta parlare, partiamo subito con la prima. E altra piccola parentesi, sono tutte fragranze low cost. Partiamo quindi dalla prima, vi mostro un dupe non di Devotion ma di un'altra fragranza di nicchia. Sto parlando dello 0151 di One Parfums. Si tratta di un eau de parfum ed è il dupe di Sublime Vanilla di Creed. Io possiedo il campioncino, non so quanto riusciate a vedere. Eccolo qua, e adesso vi leggerei le note olfattive. Come note di apertura troviamo vaniglia bourbon, orchidea e vaniglia, come note centrali fava tonka e come note di base limone, bergamotto e muschio. In apertura ci sento la vaniglia e la fava tonka. Poi questa nota di vaniglia, che rimane un po' la protagonista, viene spezzata dalle note agrumate dove spicca la nota di limone. La fava tonka invece resta però nelle retrovie ed ha secondo me quel sentore caldo però che risulta molto piacevole. Passato il tempo, le note di vaniglia e di agrumi vanno un po' a scemare e rimane sulla mia pelle una buonissima nota dolce, talcata e muschiata. Si tratta di una fragranza che mi è piaciuta, insomma è una fragranza secondo me particolare, articolata. Non ho sentito l'originale di Creed, quindi mi rifaccio solo con il dupe di One Parfums. Comunque la trovo buona, mi è piaciuta, la trovo assolutamente una fragranza unisex. E altra nota super positiva, trovo anche che abbia una buonissima persistenza. Guardate, sono sincera, i profumi di One Parfums per me sono diventati una completa garanzia. È vero, costano di più rispetto ad altri profumi dupes, ma secondo me valgono veramente tutti i soldi spesi. È un piccolo investimento che sono contenta di fare. È vero che costano di più, però gli ingredienti si sente che sono di qualità e soprattutto poi i profumi durano a lungo, insomma sulla mia pelle durano veramente a lungo. Quindi se non avete ancora provato questo brand ve lo consiglio, e ci tengo comunque a specificare che non è un video sponsorizzato, è semplicemente la mia onesta opinione. Passiamo invece adesso alla seconda fragranza. Vi mostro una fragranza di erbolario e vi parlo di Cedro di Calabria. Cedro di Calabria è un formato da 50 ml e come note ci troviamo cedro, limone, bergamotto, pepe rosa e bacche di vaniglia. Si apre con questa nota di cedro e di limone
Poi dopo subentra anche una nota di pepe rosa che accompagna la nota di vaniglia, quindi sì, anche in questo caso troviamo ovviamente un agrumato accompagnato dalle note di vaniglia, insomma le note vanigliate, però attenzione, qui sì, è vero, si sente la nota di limone, però trovo che sia più preponderante la nota di cedro. Insomma, secondo me il cedro è il vero protagonista agrumato, poi sì, si sente questa nota di vaniglia. Però rispetto al profumo di Creed e anche a Devotion, devo dirvi che questo è un profumo che risulta essere meno dolce. Sì, la nota di vaniglia c'è, quindi c'è la nota gourmand, però non si sente insomma più di tanto. Quindi se non amate i profumi troppo dolci, secondo me questo potrebbe essere un ottimo compromesso. Si sente poi questa nota frizzantina di pepe rosa, insomma sicuramente è un profumo adatto per l'estate, ma è adatto in generale se amate i profumi agrumati freschi. Lo trovo anche questo un perfetto unisex e vi dico già che questo sarà il profumo fra quelli che vi mostro dove le note agrumate spiccano di più. Passiamo invece adesso all'ultima fragranza di oggi, però l'ho lasciata per ultima perché è assolutamente la mia preferita e quindi ci tenevo a spendere più parole, insomma qualcosina in più. Vi faccio vedere Vaniglia Verveine di Elan. Il packaging mi piace un sacco, adoro questi ricami verdi. Insomma, è super carino e ovviamente non può mancare il packaging del bozzettino. Appoggio qua quello in cartone, eccolo qui. La forma di questo bozzettino mi ricorda un po' una pozione magica. Allora, vi leggo adesso però le note olfattive. Come note di testa troviamo fiori e foglie di limone di Sicilia, foglie di lemongrass, foglie di verbena e foglie e fiori di artemisia. Come note di corpo, fiori di eliotropo, fiori d'arancio dolce e fiori di verbena. Come note di fondo, baccelli di vaniglia bourbon dell'isola Reunion. Ah, e sì, questa piramide olfattiva l'ho presa direttamente dalla scatola del profumo, quindi penso che sia al 100% affidabile. Malto d'orzo e cumarina e note ambrate. In questo profumo ci sento il lemongrass, le foglie di verbena, il limone che torna a essere il protagonista indiscusso per quanto riguarda le note agrumate. Se in cedro di Calabria l'abbiamo visto un po' nelle retrovie, insomma sì, si sentiva, ma secondo me la nota preponderante era assolutamente la nota di cedro, poi invece ritorna a essere la nota agrumata protagonista. Poi però attenzione, ovviamente subentra la nota di vaniglia accompagnata dall'eliotropo. Ovviamente anche in questo caso troviamo un intreccio di limone e vaniglia perfetto a mio avviso, infatti questo, ribadisco, è il mio preferito dei tre che vi ho mostrato, e sul fondo si sentono le note ambrate che danno consistenza al profumo che però rimane sempre comunque fresco. Infatti rispetto al Devotion lo trovo comunque più fresco. E insomma a me è piaciuto un sacco. Lo conoscevo ovviamente prima che uscisse Devotion e questo profumo mi è sempre piaciuto un sacco. Con la nota di limone secondo me ci sta veramente benissimo. Vaniglia e limone secondo me sono un'accoppiata favolosa, e parlando di persistenza devo dirvi che la trovo comunque buona. In questo caso stiamo parlando di uno De Parfum e recupero anche la persistenza di cedro di Calabria, visto che l'ho completamente dimenticata. In questo caso la trovo buona. Ora però lascio la parola a voi, fatemi sapere giù nei commenti se anche voi siete rimasti stregati da Devotion e se conoscevate queste mie tre proposte. Sono convinta che almeno una la conoscevate. Ricordatevi anche di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e di condividerlo con i vostri amici se secondo voi può essergli utile. Vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 21 e ogni tanto il sabato. Qua a fianco vi lascio altre proposte profumose che secondo me potrebbero piacervi, e detto questo ci vediamo alla prossima con un altro video super profumoso, make uposo e tanto altro. Ciao!